Avere diversi profili su più social media è ormai normale, ma funziona davvero anche se il tuo scopo non è l'intrattenimento ma il business? Il segreto oggi è capire su quale piattaforma il tuo cliente target passa più tempo e come. Per farlo hai bisogno di dati. Scopriamo di più. Seguici su Instagram, Twitter, TikTok, YouTube e anche Pinterest. E ovviamente non ti dimenticare di mettere like sulla nostra pagina Facebook e soprattutto di restare in contatto anche su LinkedIn. Questo è l'errore più comune quando si affrontano i social senza impostare una strategia precisa. Si pensa di dover essere presenti allo stesso modo su tutti i social e soprattutto si invitano i clienti a seguirci su ogni canale possibile. In realtà ogni canale ha i suoi obiettivi, le sue dinamiche e soprattutto il suo tipo di pubblico, quindi ogni social ci può aiutare a raggiungere clienti con caratteristiche differenti, in momenti differenti del loro percorso d'acquisto. Inoltre, quando le risorse di tempo e di investimenti nella creazione di contenuti, nel lancio di campagne di advertising sono limitate, l'importante non è essere presente su tutti i canali, ma sui canali giusti. Per farlo devi innanzitutto studiare chi è il cliente target che vuoi raggiungere grazie ai social. Attraverso gli strumenti di social listening e per l'analisi del target puoi capire se i tuoi clienti sono soprattutto uomini o donne, qual è l'età media, a cosa sono maggiormente interessati e tantissime altre informazioni. Il passo successivo è capire, sempre ovviamente studiando i dati, quale social il tuo cliente target utilizza di più degli altri e quindi decidere su quale piattaforma posizionarti per intercettarlo. Scopriamo quindi le differenze tra i diversi social media. Iniziamo mettendo in prospettiva un po' di numeri. Secondo i dati più recenti, in Italia si stima che quasi 51 milioni di persone utilizzino internet in modo attivo ogni mese, ovvero più dell'84% della popolazione italiana, con una crescita di quasi il 2% rispetto al 2021. Di questi, 8 su 10 utilizzano i social media, con un aumento del più 5% rispetto all'ultimo anno. Già, ma quali social media ti permettono di raggiungere il numero maggiore di potenziali clienti nel tuo caso specifico? Raccogliere dati precisi per l'Italia non è sempre semplice, infatti i singoli social non rendono pubblici dati così aggiornati sul numero dei loro iscritti per ogni singolo paese. Tuttavia ti suggerisco un metodo molto efficace che puoi utilizzare anche tu per capire quanti utenti realmente puoi raggiungere attraverso quel social. Ogni social ha un sistema di pubblicità e simulando una campagna puoi capire quanti sono gli utenti realmente attivi ogni singolo mese. Esatto, con questa metodologia si scopre che in Italia il social che permette di raggiungere più utenti è YouTube, con più di 43 milioni di persone che guardano video ogni mese e possono quindi essere raggiunte con gli ads. Seguono Facebook e Instagram, che nonostante un numero ben più alto di account iscritti, Facebook infatti supera YouTube per numero di account, possono però raggiungere circa 30 milioni ciascuno di utenti attivi ogni mese. LinkedIn e TikTok permettono di raggiungere quasi un quarto degli italiani, mentre Pinterest e Twitter sono più di nicchia, con un'audience un po' più limitata. Questi utenti però non sono tutti uguali. Oltre a guardare il numero di persone, dobbiamo anche guardare il genere e l'età media, ad esempio. Osservando infatti la distribuzione per età, scopriamo che su Facebook, su Instagram e su YouTube c'è una equidistribuzione. Invece, ad esempio, su Twitter e LinkedIn c'è una forte caratterizzazione maschile. Al contrario, su TikTok e Pinterest c'è una forte prevalenza femminile. A livello di fasce d'età, considerando 3 macrofasce per semplicità, osserviamo che i cosiddetti millennials, ovvero considerati tra 25 e 44 anni, sono la fascia più numerosa in tutti i canali, come è normale visto che costituiscono la maggior parte della popolazione online in Italia e nel mondo. Tuttavia, si nota come Facebook e Twitter in Italia mostrano la maggiore prevalenza della fascia d'età più elevata dei cosiddetti boomers, ovvero gli over 45-50, mentre al contrario su TikTok e su Instagram la fascia dei millennials è maggiore rispetto alla media. Per trovare il social perfetto possiamo andare ancora più nel dettaglio, confrontando ad esempio le differenze di età tra gli uomini e le donne. Aggregando e comparando i dati si scopre infatti che su YouTube, Facebook e Instagram la percentuale di donne boomers è più elevata rispetto agli uomini, che sono mediamente più giovani, mentre ad esempio su
Pinterest, Twitter e LinkedIn, al contrario, sono le donne a essere più giovani. Hai visto come non sia possibile generalizzare, ma come per ogni target ci sia un social più adatto rispetto a un altro? Ora non ti resta che decidere su quale social concentrare le tue energie per raggiungere il target giusto. Non dimenticare di considerare tuttavia anche altri aspetti al di là di quelli demografici, come gli interessi, gli obiettivi di ogni canale social, ma di questo parleremo in un altro video. Se ti è piaciuto questo video e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo dei dati, allora iscriviti al nostro canale YouTube, seguici sui nostri social e ricorda, Think Big Data.